Bene ragazzi, bentornati. Continuiamo le nostre lezioni sull'assolutismo e sulla Francia dell'assolutismo, in particolare su Luigi XIV, di cui abbiamo già parlato. Allora, Sofì, lo so che te ne vuoi andare. Non solo non vuoi collaborare alle lezioni, ma non vuoi neanche seguire le mie lezioni, e lo so, vuoi andare, la lasciamo andare, vuoi andare a giocare con Bianchina. Certo, tu non sei una gatta classista, perché tu sei una gatta aristocratica, raffinata, con dei lineamenti. Ora se n'è andata, non sono riuscito a farvi vedere il suo collo, ha un collo lungo e affusolato come certe modelle estoni. Va a giocare con Bianchina, che è un gatto rozzo, tozzo, è una gatta di strada che mangia i vermi, prende la pioggia, vive nel fango. E se poi le viene qualche malattia? Vabbè, non si può pretendere che a un gatto piaccia Luigi XIV. Parliamo della politica religiosa di Luigi XIV. Ora, vi ho lasciato con una domanda, vi ricordate, nella lezione precedente? Luigi XIV sarà tollerante oppure intollerante con le minoranze religiose? Gli ugonotti, che erano dei grandi lavoratori in Francia come tutta Europa, contribuivano alla ricchezza della Francia, lui riuscirà a valorizzarli. C'era l'editto di Nantes, 1698, l'editto di Nantes di tolleranza nei confronti dei protestanti, dei calvinisti francesi chiamati ugonotti, emanato nel 1598 da Enrico IV, che però era un re intimamente ugonotto. Si convertì con la famosa frase Parigi va bene una messa solo per poter regnare in una Francia pacificata. Però Enrico IV era morto da tempo, poi gli era stato Luigi XIII, adesso Luigi XIV. Gli ugonotti erano diminuiti di numero molto in Francia nel frattempo. E poi, insomma, vi ho fatto una domanda scontata. Come può essere tollerante un re che vede la sua persona, no? Lo Stato sono io, la sua persona come incarnazione dello Stato, e vuole, secondo il programma assolutistico, uniformare, unificare tutto, e quindi anche la religione deve essere unica e deve essere la religione del sovrano, la religione cattolica. L'assolutismo vale anche in campo religioso. Peraltro in campo religioso è facile imporre l'assolutismo. Infatti è forse l'unico ambito in cui Luigi XIV riesce ad avere successo nell'imporre l'assolutismo. Riesce ad avere successo nell'imporre l'uniformità religiosa? Vedremo che non è proprio così. Certo, è più facile imporre una sola religione piuttosto che imporre un unico sistema fiscale per la Francia, un unico sistema amministrativo, un unico sistema di leggi. Il programma assolutistico si estende anche alla religione. L'editto di Nantes dura dal 1598 fino al 1685. Nel 1685 Luigi XIV abolisce l'editto di Nantes e inizia a perseguitare duramente gli ugonotti, i calvinisti protestanti francesi, gli ugonotti. Sostituisce l'editto di Nantes, o meglio lo abolisce, ne emana un altro, l'editto di Fontainebleau, che stabilisce che l'unica religione accettata in Francia è la religione cattolica. Singolare è quello che c'è scritto all'interno dell'editto di Fontainebleau. Vi sono scritte delle cose piuttosto singolari. Per esempio, la giustificazione della persecuzione dei protestanti è veramente singolare. C'è scritto nell'editto di Fontainebleau che non esistono più ugonotti in Francia, quindi è inutile concedere la tolleranza, mantenere in vigore un editto di tolleranza per persone che non ci sono più. È singolare. Luigi XIV dice non ci sono più ugonotti in Francia.
Però nello stesso documento scrive tutta una serie di clausole che servono a discriminare e perseguitare gli ugonotti. Gli ugonotti certo erano diminuiti di numero, però non è assolutamente vero che non vi fossero più ugonotti in Francia. Ben presto almeno 250.000 ugonotti, stimano gli storici, presero le vie dell'esilio, dell'emigrazione. Gli ugonotti se ne vanno dalla Francia. Questo rappresenta un colpo economico durissimo nei confronti della Francia. Gli ugonotti avevano un saper fare, avevano delle competenze. Abbiamo già detto in passato, erano dei lavoratori in ogni settore, erano abilissimi anche come artigiani, costruivano orologi, stampavano libri, no? Nell'editoria, nella tipografia, erano abili artigiani della seta, d'accordo? Dei lavoratori specializzati, degli artigiani specializzati. Privandosi del contributo di tutti questi ugonotti che emigrano, la Francia subisce un contraccolpo economico, cioè la persecuzione, la cacciata degli ugonotti danneggia la Francia da un punto di vista economico e sociale. Questo accade quando vi è un sovrano assoluto che ragiona e agisce in base a motivazioni puramente ideologiche e quindi antieconomiche. Farò sempre, non so quante volte, il paragone con l'Inghilterra. In Inghilterra non c'era un sovrano assoluto, questo vale soprattutto anche per il secolo successivo, nel Settecento. In Inghilterra governa il Parlamento puritano o comunque protestante, non vi erano solo i puritani, i calvinisti inglesi. Il Parlamento prende delle decisioni perché il Parlamento inglese è dominato da protestanti, da calvinisti che hanno una mentalità imprenditoriale, un senso dell'affarismo, quindi tutte le decisioni prese dal Parlamento inglese, anche le guerre e così via, vanno sempre nel senso dell'arricchimento della nazione, dell'arricchimento dei singoli imprenditori. Quindi l'Inghilterra, con un Parlamento protestante, ragiona in base alla logica del profitto, ragiona in base ad una logica capitalistica. Invece paesi come la Francia, dove la corte, il sovrano è pervaso di ideologie, no? Ragionano e prendono dei provvedimenti che sono puramente ideologici, che rispecchiano appunto le idee e i valori di una vecchia aristocrazia ancora ancorata a valori premoderni, preindustriali. Luigi XIV, lo vedremo anche in seguito, parlando del colonialismo francese, avrebbe potuto utilizzare le minoranze religiose come avveniva in Inghilterra per popolare le colonie. A questo punto avremmo avuto un Canada o degli Stati Uniti che parlano francese, discendenti di coloni francesi. La Francia aveva una popolazione di gran lunga superiore a quella dell'Inghilterra, era lo Stato europeo più popoloso dell'epoca. Per motivi ideologici Luigi XIV impedì alle minoranze religiose non cattoliche di trasferirsi nelle colonie e di avere libertà nelle colonie. Stilò anche un codice per le colonie in cui si diceva che la religione cattolica doveva essere imposta a tutti. Questi ugonotti francesi sarebbero stati ben contenti di trovare una nuova terra, una terra libera per loro, al di là del mare, nelle Americhe e così via. Luigi XIV non li fece emigrare nelle colonie e in questo modo vedremo perse la guerra per il Nord America contro l'Inghilterra. La guerra in realtà era persa in partenza perché i francesi emigrati in Nord America erano una quantità modestissima rispetto agli inglesi che erano emigrati lì. Lui non valorizzò le minoranze religiose, avrebbero potuto popolare le colonie, arricchivano la Francia e lui invece li scaccia
di costringere ad andare in esilio per via delle persecuzioni. Le persecuzioni a volte sono brutali contro i protestanti che a loro rischio e pericolo, i calvinisti ugonotti francesi che restano in Francia. Vengono lanciate delle vere e proprie operazioni di sterminio, le cosiddette dragonate, d'accordo? I dragoni, un particolare corpo dell'esercito, i dragoni, vengono autorizzati a entrare nelle case degli ugonotti, a mangiare lì, a fare tutto quello che vogliono, a dormire, cioè i dragoni sono soldati che hanno il privilegio a Luigi XIV di poter alloggiare e rifocillarsi all'interno delle case degli ugonotti. Immaginate cosa succede, arrivano questi dragoni, fanno violenza, fanno di tutto all'interno delle case degli ugonotti e lui perseguitò anche i vallesi, scusate, i valdesi. Conoscete i valdesi? Ce ne sono tanti anche in Piemonte, adesso a Torino, in Piemonte. Abbiamo già parlato dell'eresia valdese in passato. I valdesi fuggivano sulle montagne, cercavano di trovare rifugio nelle grotte, sulle montagne. Cosa faceva Luigi XIV? Mandava i soldati che sguinzagliavano i cani sentivano l'odore. Le donne e i bambini che restavano indietro perché non ce la facevano in questa fuga sulle montagne erano le prime categorie, erano i primi che venivano sbranati da questi cani, appunto lanciati contro i valdesi in fuga, d'accordo? Quindi anche contro i valdesi e anche contro altre minoranze religiose. Gli ugonotti che emigrano lasciando la Francia arricchiscono i paesi in cui si recano, in cui si stabiliscono. A Londra, nell'East End, c'è ancora una strada che si chiama Silk Road, la via della seta. Lì si stabilirono moltissime famiglie ugonotte fuggite dalla Francia, esperti artigiani della seta, quindi che arricchirono l'Inghilterra. C'è ancora un piccolo museo bellissimo se andate a Londra, con dei figuranti, con degli attori in costume e gli attrezzi dell'epoca che fanno vedere come gli ugonotti vivevano e esattamente con i loro telai come lavoravano la seta, d'accordo? L'orologeria svizzera famosa non si trova nei cantoni svizzeri tedeschi, si trova nei cantoni svizzeri di lingua francese, vicino alla Francia, soprattutto i cantoni svizzeri del nord, del Giura o altre regioni del nord della Francia, vicino Neuchâtel. Lì si trasferiscono gli orologiai ugonotti in fuga dalla Francia e sapete bene quale grande tradizione e industria degli orologi abbiano portato alla Svizzera. Moltissimi ugonotti si trasferiscono in principati tedeschi che li accolgono a braccia aperte, li pagano addirittura per trasferirsi là. Il duca di Brandeburgo o tanti altri, ovviamente, principati tedeschi protestanti, che quindi vogliono difendere i protestanti ugonotti, li fanno trasferire lì, nei loro ducati, nei loro contee in Germania, e questi ugonotti contribuiscono ad arricchire l'economia di questi ducati tedeschi. Forse molti si sono accorti, se avete qualcosa a che fare con la Germania o con la cultura tedesca, o siete stati, avete vissuto in Germania, sapete benissimo che moltissimi tedeschi, soprattutto a Berlino, in quei posti là vicino, hanno un cognome francese, moltissimi, anche personaggi storici. Perché? Perché sono, anche adesso, moltissimi hanno un cognome francese, perché sono i discendenti degli ugonotti che si rifugiarono lì, scappando dalla Francia. Quindi intolleranza religiosa, persecuzione degli ugonotti. Il calvinismo in Francia è calato, è in declino. Al posto del calvinismo si diffonde un'altra corrente religiosa, il giansenismo. Il
Jansenismo è una corrente religiosa tipicamente francese che avrà una grande importanza proprio nella storia e nella cultura della Francia. Vengono considerati eretici i giansenisti. Nel 1640 viene pubblicato il libro Augustinus del fondatore dei giansenisti, che si chiamava Cornelio Giansenio. Cornelio Giansenio, da cui i giansenisti prendono il nome. Nel momento in cui l'Augustinus di Giansenio viene pubblicato, Giansenio è già morto, l'Augustinus ovviamente spiega quali sono le idee dei giansenisti. I giansenisti vengono ben presto accusati, anche dal Papa, di essere dei protestanti mascherati, dei calvinisti mascherati, comunque dei protestanti mascherati, perché loro volevano, i giansenisti, un cristianesimo interiorizzato, un cristianesimo che desse più spazio alla fede, all'esperienza interiore del peccato, all'esperienza interiore della grazia. Comunque un cristianesimo puro è un cristianesimo interiore che mette totalmente in secondo piano gli aspetti esteriori, le cerimonie, ma anche, secondo l'accusa, i sacramenti e così via. Quindi un cristianesimo interiorizzato in cui la fede, la grazia, il rovello interiore, cioè si tratta anche di un cristianesimo sofferto, di un cristianesimo duro, di un cristianesimo che mette in primo piano il diavolo, la paura dell'inferno. Ecco, loro volevano queste cose, quindi in qualche modo si rifanno a Lutero e insomma, sembrano troppo simili ai protestanti, tant'è vero che il Papa, non un Papa, ma diversi Papi, li scomunicano, non accettano e mettono in evidenza, con un documento, il Papato mette in evidenza alcune proposizioni, mette in evidenza in maniera sintetica alcune proposizioni dell'opera Augustinus di Giansenio che sarebbero eretiche, incompatibili con il cattolicesimo. I giansenisti si difenderanno sempre, diranno che quelle proposizioni in quella forma o in quel significato non esistono nell'opera di Giansenio, Augustinus. I giansenisti difenderanno sempre il fatto di essere cattolici, però erano dei cattolici un po' particolari, troppo orientati verso, diciamo, l'interiorità, la fede, la grazia, e quindi erano sospetti, somigliavano ai protestanti, per questo vengono considerati eretici e perseguitati, d'accordo? Luigi XIV, più papista del Papa, se possiamo dire così, li perseguiterà sempre, proprio fino alla fine del suo regno, ma non riuscirà in nessun modo a evitare la diffusione di questi giansenisti e la loro importanza. I giansenisti prima si diffondono tra le classi colte e gli intellettuali, poi si diffondono dovunque, anche tra le classi popolari. Grandi personaggi della cultura francese erano giansenisti o vicini al giansenismo, come per esempio Pascal, il filosofo, scienziato, inventore, ma anche per esempio il commediografo Racine. Parliamo di personaggi del Seicento, ma chi ha studiato letteratura italiana sa che anche Alessandro Manzoni, per via anche di sua madre, no, aveva un cattolicesimo di stampo giansenista. Pascal scrisse contro i gesuiti le lettere provinciali. I grandi avversari dei giansenisti erano i gesuiti, che spadroneggiavano nelle corti europee, facevano politica, erano consiglieri dei sovrani. Lettere provinciali, l'opera di Pascal contro i gesuiti. I gesuiti erano anche i confessori dei sovrani, anche Luigi XIV si confessava con i gesuiti, come abbiamo spiegato già parlando di gesuiti nell'ambito della Controriforma. I gesuiti basavano molto del loro successo sulla confessione, non solo, naturalmente anche sull'educazione, sull'istruzione nei loro collegi, certo, ma la confessione era fondamentale per i gesuiti, confessione gesuitica che viene molto criticata dai giansenisti. La confessione dei gesuiti
sembrava in qualche modo una pratica ipocrita, ne abbiamo già parlato, la confessione durava molto a lungo e il gesuita praticava il cosiddetto casuismo, la distinzione sottile, a volte molto ipocrita, tra peccati veniali e peccati mortali. E in realtà, attraverso l'individuazione di uno dei tanti possibili casus, di uno dei tanti possibili casi, che erano moltissimi, i gesuiti riuscivano a ricondurre quasi sempre un peccato mortale in un peccato veniale e quindi davano anche una pena accessoria molto lieve a chi si andava a confessare, a chi assolveva i propri peccati con un confessore gesuita. Quindi uno se la cavava sempre con una pena lieve, anche quando aveva commesso un reato molto molto pesante, un peccato mortale. I gesuiti erano esperti di sottili distinzioni a seconda del contesto, della motivazione che porta al peccato. Loro riuscivano a ridurre in ogni modo la gravità del peccato, d'accordo? Questo sembrava inaccettabile ai giansenisti. La confessione gesuita si era diffusa ovunque, c'erano grossi manuali di confessione scritti da parte dei gesuiti. La confessione dei gesuiti sembrava troppo tranquillizzante. Secondo i giansenisti la confessione doveva essere più breve e più semplice. Invece di andare a scavare psicologicamente con una sorta di flusso di coscienza, i gesuiti erano abilissimi ed erano anche anticipatori di moderne tecniche psicologiche da questo punto di vista. Andare a scavare in tutti gli eventi, anche piccoli della vita, in tutti i pensieri di colui che andava a confessarsi. I giansenisti dicevano: basta la paura dell'inferno, d'accordo? Basta la paura dell'inferno. La paura dell'inferno deve suscitare il terrore nei confronti del peccato. Basta con tutte queste distinzioni, bonarie, tranquillizzanti dei gesuiti. Quindi c'è una polemica che riguarda anche specificamente la confessione gesuitica. Nonostante tutte le persecuzioni, Luigi XIV non riuscì mai a eliminare i giansenisti, che anzi si rafforzarono sempre. Voi capite bene che i giansenisti in qualche modo prendono il posto della religiosità ugonotta. Siccome gli ugonotti erano apertamente eretici, erano protestanti, vennero perseguitati, non riuscirono a resistere, diciamo, alle persecuzioni, e quindi, diciamo, al posto degli ugonotti spuntano i giansenisti e vanno incontro alle stesse esigenze spirituali degli ugonotti, però restando nell'ambito cattolico, almeno dicendo di restare nell'ambito cattolico. Questo vi fa capire comunque che il cattolicesimo in Francia ha una storia molto differente rispetto al cattolicesimo in Spagna, in Portogallo, in Italia, in certi paesi mediterranei dominati dall'Inquisizione. Il cristianesimo in Spagna, il cattolicesimo, scusate, in Spagna è sempre stato più aperto rispetto a appunto Spagna, Italia, Portogallo, ma non soltanto perché vi è stata la laicizzazione, la secolarizzazione nel 600 e 700, libertini, l'illuminismo, poi c'è stata la rivoluzione francese, poi la terza repubblica laica alla fine dell'Ottocento, all'inizio del Novecento. Non è solo per questo, ma anche per motivazioni che vanno anche più indietro, capite, nel tempo. La presenza di una fortissima minoranza ugonotta e poi la presenza di una fortissima minoranza giansenista. D'altra parte, abbiamo già detto in passato che il cattolicesimo francese era più aperto. Vi ricordate la Chiesa gallicana? La Chiesa gallicana nasce nel Medioevo, mica in età moderna. Una Chiesa autonoma dal Papa e dominata dal sovrano, che dà molta maggiore libertà anche agli ecclesiastici, anche ai vescovi, anche ai teologi francesi. Chi si occupa di determinate questioni vede che
negli scritti dei teologi francesi, anche dei teologi più ortodossi, c'è molta più libertà di pensiero e anche autonomia di pensiero, non dovevano preoccuparsi del Papa, perché la Chiesa gallicana autonoma francese faceva riferimento al re ed era il re che nominava i vescovi. Questo l'abbiamo detto parlando della storia medievale. Secondo voi al Papa non piaceva la Chiesa gallicana? Secondo voi Luigi XIV si schiera a favore o contro la Chiesa gallicana autonoma dal re? Lui si schiera a favore, quindi capite, lui va in simbiosi con il Papa quando si tratta di combattere ugonotti oppure giansenisti, ma quando si tratta invece di difendere la Chiesa nazionale francese, il suo assolutismo ovviamente fa sì che lui non sia, come venivano chiamati in Francia all'epoca, un ultramontanista. Gli ultramontanisti erano quelli che seguivano al 100% il Papa, erano contro l'autonomia della Chiesa francese. Invece, per difendere la Chiesa autonoma francese, che dipendeva da lui, quindi era anch'essa uno strumento del suo assolutismo, che cosa fa Luigi XIV? Riafferma le tradizionali libertà della Chiesa gallicana. In particolare questo sarà fatto più volte, ma in particolare nel 1681 Luigi XIV fece pubblicare un documento ufficiale con i famosi 4 articoli della Chiesa gallicana che ribadivano le libertà precedenti della Chiesa gallicana, ovvero che i vescovi erano nominati dal re e che gli editti del Papa non avevano automatica applicazione in Francia. Attenzione, dovevano prima essere approvati dal concilio della Chiesa francese che dipendeva dal re, d'accordo? Quindi la Chiesa gallicana autonoma si arrivò anche vicino allo scisma tra Luigi XIV e il Papa, ma Luigi XIV disse: io non voglio passare alla storia come l'Enrico VIII di Francia, non farò uno scisma. Si arrivò quindi ad un accordo, però di fatto la Chiesa gallicana e Luigi XIV il sovrano mantengono la loro autonomia dal Papa, dal Papa, quindi non ultramontanista, montanista Luigi XIV, ma un riaffermatore della libertà della Chiesa gallicana. Fate attenzione che dal Medioevo fino a Luigi XIV e oltre, voi forse pensate che all'interno della Chiesa vi siano state delle proteste all'interno della Chiesa francese, come i sovrani della Chiesa autonoma si sono ribellati al Papa, noi stiamo dalla parte del Papa. Non è assolutamente così. La Chiesa francese sarà sempre gallicana e patriottica, preferirà sempre avere come proprio capo il re piuttosto che il Papa, e quindi anche Luigi XIV, come tutti i suoi predecessori, godranno del quasi totale consenso da parte degli ecclesiastici, da parte degli ambienti ecclesiastici della Chiesa francese, che non ha alcun dubbio a schierarsi come il re a favore delle libertà della Chiesa gallicana e contro il Papa. Questa è la politica religiosa di Luigi XIV. La prossima volta concludiamo con Luigi XIV parlando delle 4 guerre di espansione del 600. Ce ne sarà una quinta, la guerra di successione spagnola, ma riguarda l'inizio del 700 e ne parleremo nel 700. Cosa riesce a ottenere Luigi XIV con queste guerre di espansione nella seconda metà del 600? Qualche territorio qua e là presso i confini orientali della Francia e un debito pubblico stratosferico che sarà la vera rovina della Francia. Parliamo del pericoloso espansionismo di Luigi XIV la prossima volta. Arrivederci.